Quando non sono in viaggio o sui set passo gran parte del mio tempo qui e questo è uno spazio che con pazienza e qualche sacrificio ho costruito nel tempo man mano che guadagnavo dal mio lavoro. Non è sicuramente un punto d'arrivo, ma una fotografia di quello che è oggi la mia postazione dedicata alla fase di post-produzione dei miei progetti. Reputo la fase di color non solo una fase tecnica, ma un vero laboratorio creativo. È il momento in cui un'immagine prende respiro e può dare emozione e ritmo a una storia. Per questo la postazione deve diventare una comfort zone, uno spazio dove possa passare centinaia di ore riducendo al minimo le distrazioni e le scomodità. La mia routine in realtà parte tutto dalla testa. Prima ancora di aprire DaVinci inizio a ragionare sul progetto, quindi il mood, le sensazioni, il tipo di atmosfera che voglio ottenere e di solito lo faccio preparandomi un caffè americano e al 90% delle volte allungato con un po' di latte. Ci sono tanti piccoli momenti prima della fase di color, prima di cominciare in generale a lavorare qui nella postazione, ma questa fase di prepararmi il caffè è un momento che, al contrario di tante altre abitudini, è una costante che non può mai mancare. Poi diciamo che solitamente metto un po' di musica, qualcosa che mi aiuti a entrare in una bolla spazio-temporale dove tutto si ferma, non mi accorgo più del tempo che passa né di altre task e tutta la concentrazione cade su questa fase, ovvero la color. Ora andrei direttamente nel concreto mostrandovi qualche esempio del mio workflow personale, spiegandovi in live alcune riflessioni mentre eseguo i vari step. L'idea non è quella di entrare nel dettaglio tecnico di ogni processo, ma di condividere le linee guida con cui affronto la color correction e il grading di un'immagine. Allora, siamo passati finalmente nella postazione, quindi procediamo col workflow solito e utilizzato da me durante tutti i miei progetti. Nell'ambito color vado a mettere la timeline color space, il DaVinci White Gamut, e per l'output solitamente la maggior parte degli output che mi viene richiesto è in gamma 2.4. Come primo passo è quello di trovare un hero shot, che in questo caso prenderei più o meno quello simile alla fetta di clip utilizzata nel documentario fatto in Uganda, quindi questo qui. Quello che vado a fare è applicare il mio power grade. Come vedete l'output è già impostato in DaVinci White Gamut. Andiamo a dirgli che profilo e colore ho utilizzato con la camera, quindi in questo caso l'S-Gamut 3 Cine S-Log 3. Andiamo nell'output a inserire, che è già bene o male tutto preimpostato, quindi DaVinci White Gamut, l'output Rec 709 e la gamma indicata che è appunto il gamma 2.4. Quindi ora abbiamo un'immagine con una conversione corretta dall'S-Log al Rec 709 gamma 2.4. Quindi in questo caso andiamo prima di tutto a partire col balance. Quindi nella sezione Primary Color Wheels andiamo a indicare principalmente e a utilizzare l'offset, e con l'aiuto degli scopes parade e visualizzando l'immagine andiamo a trovare un balance. Ok, direi che così può andare, e andiamo anche ad agire su eventuali gain e midtone, ma è abbastanza buono già così. Vado a renderla leggermente più fredda perché anche se è passato un anno ormai da quel documentario, ma ricordo che quel momento lì era abbastanza fresco e stava arrivando la pioggia, quindi anche dargli un tema leggermente più freddo che ricordi un po' queste intemperie a me piace. Vado avanti col contrasto, vado prima di tutto a settare il pivot qua sotto e lo imposto tendenzialmente fra un 3,40 e un 3,60, ok? Una volta impostato il pivot vado ad agire sempre giocando in extremis sul massimo e il minimo e trovare un balance che a me va a soddisfare, e direi che così può andare bene. Guardo sempre un prima e un dopo per vedere sempre a ogni step cosa vado a fare, come si trasforma, e direi che è un'ottima cosa. Utilizzo una tecnica che è già automatizzata quando metto il mio power grade, è andare su Color Space, selezionare HSV e sui canali
deselezionare solo il canale 1 e 3, quindi noi andremo ad agire solo sul canale 2, come potete vedere. A questo punto io cosa faccio? Sempre nel pannello primaries, con il gain io vado, adesso lo esagero, ok, vado ad aumentare il gain e questo va in maniera molto più naturale a toccare la saturazione. Vado ad aumentarla finché giustamente mi soddisfa, finché mi piace, finché vedo che i colori iniziano ad accendersi di più, essere veri, no? Come può essere anche visto ad occhio nudo e percepito da noi, e direi che possiamo stare su intanto una situazione del genere. La fase di primaries è fatta, perché se io chiudo primaries e lo riattivo, vedete che abbiamo un bilanciamento iniziale dell'immagine molto buono, un'ottima base di partenza di color correction fondamentalmente. Su questo nodo qua, che è il film stock, ci sono vari LUT all'interno che possiamo utilizzare, sono diverse LUT che replicano delle pellicole storiche. Vado a giocare tra la 250 e la 200 in base un po' al mood che vedo, e mi piace questa qui. Abbiamo un nodo white balance per andare a mettere a posto appunto il white balance, perché la LUT viene inserita ma poi ha bisogno di correzioni. Però prima di tutto io non tengo mai al 100% l'opacità di questi nodi, e sul key output solitamente applico la metà, ok? Vediamo un prima e un dopo, dove c'è effettivamente un'applicazione di una LUT che inizia a dare un bel look, un look che a me piace, ok, ma senza stravolgere colori, immagini e contrasti. A questo punto c'è questo compound node che all'interno ha tutti dei controlli per i colori, andare a controllare l'intensità dei colori, la desaturazione di eventuali colori, e Density Pro, dove vai a lavorare sia sulla densità che sulla desaturazione dei colori. In questo caso possiamo attivarlo e vi mostro come può diventare importante e su cosa va a lavorare. Ad esempio la densità dei gialli, guarda che cosa puoi fare. In questo caso andrei un peletto a desaturarlo, ok, e vado a controllare col vector scope. In questo caso, che è tutto mantenuto e controllato, vado a dare un'occhiata a quello che era prima e dopo, vedete? Andiamo a recuperare un pelo di giallo da renderlo un po' più reale. Poi quello che possiamo fare è anche un global density, possiamo aumentarlo un pochino in generale, e direi che è un'ottima immagine. Questo è l'ultimo compound node per dare il look che, come vedete, appena lo attivate spacca tutta l'immagine, ma è sempre per la questione che vi dicevo che vado ad applicarli leggermente, quindi in questo caso do un 0.150 di key output. Possiamo adesso lavorare leggermente sulla maschera del nostro soggetto, quindi andiamo a crearne una e gliela fittiamo addosso, ora un po' più larga, che ci sia preso tutto il carico su questo boda boda, che è come chiamano loro queste tipologie di moto, ok? E la invertiamo, andiamo a lavorare sull'offset per dare una vignettatura all'immagine e che dia risalto al nostro soggetto. Infatti abbiamo prima e un dopo, come vedete lui viene fuori. Ora applichiamo una vignettatura con un radial blur che mi piace molto come stile, lo adattiamo all'immagine. In questo caso possiamo anche leggermente diminuirlo come potenza, però abbiamo un prima e un dopo. Come vedete la parte della moto viene colpita molto, anche questa parte qui, per dare una direzione a chi guarda l'immagine, qual è il soggetto da seguire subito a colpo d'occhio. Abbiamo l'halation, ci sono vari metodi dentro che ho messo in base alle situazioni, mi posso trovare più o meno bene con una o l'altra. Mi piace molto il metodo 2
dove prendo dal Film Look Creator direttamente installato su DaVinci Resolve Studio e vado semplicemente sulla Halation a lavorarci, quindi possiamo vedere come si applica. Ok, mi piace come tipo di halation, vado a ridurne la potenza, radius leggermente meno, saturazione mi piace che ci sia un tocco di caldo che dia un po' di contrasto e ci siamo. E poi il grain fondamentale, ho sia il grain con saturazione che senza. A me piace solitamente la maggior parte delle volte utilizzarlo senza, quindi vado ad attivare il nodo sopra e il 35 mm 400T è abbastanza un must nel mio editing, e in base un po' al progetto e alla visione vado leggermente a attenuarlo un po', quindi renderlo un po' più soft, quindi potete vedere prima e dopo, ok, dove è presente ma non in maniera troppo esagerata, anche perché rischi di togliere l'attenzione da quello che è l'equilibrio dell'immagine. Un punto che ho saltato prima, che anche lì se mi piace e noto che dagli scopes è tutto sotto controllo, non lo faccio, e questa è una delle situazioni. Abbiamo il check per lo skin tone e il clipping. Il clipping serve nel momento in cui, vedete, compare questo blu, è il momento in cui quella zona lì è troppo sottoesposta e andiamo a perdere informazione nei neri. Quindi in questo caso so che se avessi applicato l'offset dando un check, che sono nodi di controllo, vedevo che questa parte qui sarebbe diventata troppo sottoesposta. Se la togliamo invece è tutto sotto controllo. Stessa roba avviene se aumentiamo a caso nelle alte luci, vedete che diventa rosso, quindi mi viene subito indicato. Direi che è tutto sotto controllo e quindi questa è l'immagine prima e dopo, prima e dopo. In una situazione di documentario dove il genere di clip è simile, della stessa famiglia, della stessa situazione, spesso a me basta anche partire da un copy and paste. E cosa vogliamo dire? Cioè, tendenzialmente io posso anche non lavorarci più su questa clip perché la base è buona. Vado a aumentare leggermente l'esposizione. Quello che non va benissimo è il white balance, ma provo a lavorarci con le wheels per renderlo leggermente più caldo. Ok, sì. E lavorare sulla tinta. Prima e dopo, che è leggero ma che da monitor si può vedere. Possiamo anche giocare leggermente con le printer light, infatti volevo abbassare leggermente i verdi per ridare un tono alle case sul retro, scaldare un pochino da far uscire fuori ancora di più il contrasto cromatico della terra con l'erba, e abbassare anche leggermente i blu e quindi dare un prima e un dopo. Come vedete forse è un po' più oggettivo con il printer light, andiamo a dargli un tono più adatto a quello che è la situazione. E che dire, avete visto che alla fine, lavorando su una e copiando su un'altra situazione simile o comunque di contesto abbastanza simile, veramente basta copiare il power grade che avete applicato alla versione precedente e riapplicarlo qui, mettendo a posto giustamente magari le maschere perché sono posizionate in una maniera scorretta, e aggiustare leggermente quello che può essere temperatura, ma poi il resto va bene così e io personalmente non andrei a ritoccarlo di più. Andiamo in una situazione invece nuova e cerchiamo una faccina decente. Andiamo sempre ad applicare il power grade, velocemente reimposto l'S Gamut S-Log 3 e il gamma 4. Ok, quindi abbiamo la conversione sempre dall'S-Log al Rec 709. Andiamo a vedere un po' più velocemente quindi quello che è il workflow, quindi vado a lavorare sull'esposizione. Ok, così
mi può piacere. Il white balance bene o male andava bene così, non andrei a ritoccarlo, forse provo leggermente a vedere scaldandolo leggermente. Printer light non mi interessa, contrasto come sempre, soprattutto quando ci sono belle carnagioni, è molto importante tenere questo livello indicativo di pivot per mantenere un contrasto più naturale. Andiamo a lavorarci, ok, eccolo qui, dopo, ok, abbiamo un buon contrasto, una buona profondità, forse leggermente di più, ok, prima dopo, mi piace. Saturazione, di base abbiamo già un'ottima saturazione, quindi sempre col metodo che vi ho fatto vedere prima mi basta agire sul wheel del gain e aumentiamolo giusto da dargli un po' di idea. Ok, mi carnagione. Quindi come vediamo la primaries dà già un balance corretto e già di base a posto. Se dobbiamo fare solitamente del color correction basta veramente poco per bilanciare un'immagine. Andiamo ad applicare la LUT, la riduciamo e tendenzialmente in questo caso metto un 35% e decidiamo un attimo. Anche questa mi piace solitamente, che dà un tono un po' blu nella parte delle shadow e mantiene un buon skin tone, e andrei, vi dico pure, ad abbassarlo a un 20%. Ok, come vedete un prima e un dopo abbiamo un ottimo look mantenendo sempre una naturalità e uno skin tone corretto, ok? Detto questo, contrasto ci va bene così, negative non penso debba agire in questo caso. Andiamo sicuramente a ridurlo a un 10%, un prima e un dopo, come vediamo nelle alte luci va ad agire correttamente e mi piace come pasta. Split tone non mi interessa perché bene o male in una situazione di studio controllata con il white balance corretto e tutto quello che mi serve ci siamo. Potrei lavorare leggermente in una mask giusto per dargli un gradiente, quindi diamo un gradiente che comunque è fondamentale vedere questa postazione, però possiamo lavorare su una leggera scurita per dare, come dire, un focus molto elevato al soggetto, che in questo caso vabbè sono io, direi così in maniera molto sfumata prima e dopo. Ok, andiamo a controllare il clipping e come vedete abbiamo leggermente qui a destra del clipping dei neri, e io cosa faccio? Vado nei primaries, ad esempio, che ho un nodo fix, mi piace mantenerlo lì come ordine mentale, vado sul pannello HDR, quindi High Dynamic Range. Qui abbiamo tutti i pallini per spostarci nel specular highlight, light, abbiamo gli shadow, abbiamo i dark e abbiamo addirittura i black. In questo caso io vado nella zona più bassa dove tendenzialmente devo recuperare le informazioni e lavorando in quella maniera vado ad alzare i black e come vedete ho recuperato questa zona qua. Eccola qua. Se io faccio prima e dopo, questa era tutta la parte di informazione purtroppo persa, e con il fix andando a lavorare proprio di fino sul pannello High Dynamic Range nella parte black sono andato a lavorare per recuperare quelle informazioni lì e come vedete non va ad agire sul resto, ok? E buona, quindi questo è fatto. Vi ricordo sempre poi di disattivare il clipping perché magari in centinaia di clip di un progetto vi perdete magari una visione del genere e nell'export si vedrà, quindi piccolo reminder. Blur qua sì, mi piace comunque tenerlo, quindi radial blur, e andiamo a posizionarlo qui da noi. Ok, sia abbastanza elevato se devo interagire con la mano, gesticolare, e lo teniamo solo nella parte lì dietro. Halation lo metto praticamente sempre e andiamo a vedere nei capelli principalmente, eccolo
Quindi vediamo prima e dopo, vedete qua, ok, naturale, leggero, controllato in studio, mi piace così, e ovviamente il grain che non può mancare. In questo caso lo renderei leggermente meno forte, ma mi piace come cosa. Ok, direi che ci siamo. Questo è il prima e il dopo, prima e dopo, prima e dopo. Direi di tornare dove eravamo prima, cioè in questa situazione qui, dove vi spiego qualcosina in più, non sul mio workflow, ma sul tema del workflow da colorist. Quello che mi piace sottolineare della routine da colorist è che si tratta di sessioni di lavoro molto fluide, dove concentrazione e calma la fanno da padrone, e questo è un equilibrio sottile tra tecnica e sensibilità. Serve richiamare costantemente quella sensibilità vissuta nei momenti di produzione, come sui documentari d'altronde, per poi tradurla attraverso un linguaggio tecnico e specifico nella fase di color. Quando la sessione finisce, non mi concentro troppo nel riguardare tutto il progetto fatto finora, ma do un'occhiata piuttosto al lightbox su DaVinci per avere un riassunto visivo del lavoro fatto. Poi chiudo tutto e stacco. Il giorno dopo invece riguardo le immagini come se fossi uno spettatore qualsiasi, quindi cerco di capire se il colore rimane coerente lungo tutto il progetto e se soprattutto, diciamo, si riesce ad enfatizzare le emozioni per cui quelle immagini sono state girate, montate e colorate in quel modo. Se tutto funziona direi che è andata alla grande, altrimenti si riprendono in mano i punti deboli e si lavora ancora. Alla fine la color è un dialogo continuo tra te e l'immagine, perché ogni volta in un modo o nell'altro racconta qualcosa anche di te, e la sensibilità sta in tutte le fasi di questo mondo video, e spesso ci dimentichiamo che un buon lavoro non è definito solo dal rispetto delle regole tecniche, lo è quando riesce a trasmettere un punto di vista umano, personale e autentico, quando lasci spazio al dubbio e metti te stesso in gioco per raccontare qualcosa di nuovo. Ti ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo presto.